Ciao a tutti, io sono Victor E io sono Ilaria. e questo è FTV Podcast. Benvenuti su FTV Podcast, il podcast del Centro Cristiano Fonte di Vita di Livorno. Qui i nostri ospiti avranno la possibilità di condividere con noi la loro storia, le loro esperienze e ci daranno anche dei consigli pratici per affrontare situazioni che loro per primi hanno affrontato. Oggi qui con noi abbiamo un ospite speciale, viene da Val di Nievole e lì abbiamo un'altra chiesa, il Centro Cristiano Fonte di Vita, e anche lì a Val di Nievole. E abbiamo qua con noi Teresa! Ciao a tutti, grazie per l'invito, è bello essere qui. Grazie a te per aver accettato il nostro invito, sembra un po' c'è apposta per te. Vogliamo iniziare subito come facciamo un po' con tutti gli ospiti, chiedendoti di raccontarci un po' più di te, come sei arrivata qua, un po' della tua storia, della tua vita. Allora, io frequento la chiesa, mi piace dire dal 18 settembre del 2022, perché quella è stata una data per me molto particolare, in cui da quel giorno ho ripreso proprio a frequentare la chiesa assiduamente. Ho sempre avuto un po' questa fede altalenante, del tipo ci credo, non ci credo, non c'è, esiste, non esiste, e tutte queste domande esistenziali. E poi quel giorno lì per me è stato molto importante perché mi sono sentita chiamata. Mi piace raccontare questa giornata in cui io avevo avuto la sera prima una delusione abbastanza forte, e il giorno dopo mia madre frequenta parecchio, ha sempre frequentato la chiesa, e il giorno dopo mamma mi ha detto: ti va di venire? E ho detto va bene, vengo. È stata proprio una decisione così presa all'improvviso, senza pensarci. E quel giorno lì a tenere la predicazione c'era il pastore Dante. E da ultimo, quando ha fatto l'appello, ha chiamato delle persone, ha detto: qui c'è una persona che sta soffrendo, che ha bisogno di un abbraccio. C'è una persona che ha bisogno di essere proprio ristorata. E io in quel momento ho sentito che ero io. Non sono andata avanti, però in quel momento ho sentito proprio che quella era la mia chiamata, che Dio mi stava dicendo qualcosa. E qui torno indietro, e vi voglio parlare per farvi capire bene qual è il mio vissuto di due esperienze particolari che mi hanno praticamente segnata. Uno ho subito, perché non c'è altro termine per poterlo definire, un abuso fisico. Non è stato uno stupro, è stata una molestia sessuale. Purtroppo questo è stata un po' questo evento è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché io subivo da 3 anni violenze psicologiche in un ambiente lavorativo. Quindi 3 anni in cui io cercavo di affermarmi, cercavo di fare bene il mio lavoro, cercavo di fare qualcosa anche per me stessa, per poter vivere, era il mio primo lavoro poi tra l'altro, e in un ambiente però in cui non c'era molto rispetto della dignità umana, ecco. Il punto è: perché sono rimasta tanti anni in questa situazione? Io non mi sono resa nemmeno tanto conto di quello che stava succedendo, perché forse un po' viviamo in una società in cui siamo abituati. Io sento spesso dire: ma sai, normale, è un ambiente di lavoro, non vai d'accordo con quello ti dice questo, quello ti dice quell'altro. Però non è normale quando c'è un accanimento continuo, non è normale quando viene denigrata continuamente la dignità di una persona, non è normale quando ti si viene detto continuamente che non sai fare una cosa, che ti devi svegliare. Questi erano gli atteggiamenti che io ho praticamente vissuto per diversi anni, finché poi c'è stato questo evento. E lì sono crollata. In quel momento ho sentito che qualcosa dentro di me si era spezzato. Poi ero giovane e, come si suol dire, uno ha tutta la vita davanti.
Però sono quelle cose che non sono, perché ripeto, non è stato uno stupro, però è stata proprio una violazione proprio fisica e l'ho vissuta malissimo, senza forse neanche rendermi veramente conto di quello che era. Io poi ho fatto degli anni di terapia, cioè sono stata seguita e ringrazio tantissimo queste persone, comunque cioè psicologi, psichiatri, perché sono delle figure veramente importanti quando si tratta di abusi, che siano fisici o psicologici, anche l'abuso psicologico ti distrugge. E io appunto mi sono resa conto che purtroppo questa cosa è stata la cosa che mi ha distrutto, ma io stavo venendo distrutta già da anni da questo ambiente. Però lì non conoscevo Dio, ancora non sapevo bene lui chi fosse. Poi ci sono state varie vicissitudini. Quando tento il suicidio, arrivo già al punto. Dice, come arrivi a pensare di farla finita? Sono stati anni in cui io mi rendevo conto che qualsiasi progetto iniziassi non lo portavo a termine, che qualsiasi cosa facessi non riuscivo a fare niente, cioè non mi sentivo più io, non capivo più chi fossi, non sapevo cosa volevo fare. Tutto questo comunque, scusami, condizionata da quello che avevi subito qualche anno prima. Sì, è una ferita che mi sono continuamente portata dietro, perché mi ha bloccata tanto su anche proprio le mie scelte di vita. Mi sono attaccata a delle situazioni, mi sono attaccata a delle persone. Io cercavo costantemente una via d'uscita da questo dolore che mi portavo dentro, che non capivo cosa fosse. Ho sviluppato delle dipendenze affettive. Sono stata veramente malissimo, perché mi rendevo conto che l'affetto di un amico, l'affetto di un ragazzo non andavano a colmare quel vuoto, quella ferita, quello squarcio che io avevo dentro. E poi tutte queste relazioni erano fallimentari fondamentalmente. Dopo l'ennesima delusione, io ricordo che torno a casa quella sera e decido di prendere delle sostanze. Faccio un piccolo excursus di un anno prima. Io mi ero convinta di avere una malattia mentale. Mi ero convinta di essere schizofrenica, avere un disturbo della personalità, perché era da un anno e mezzo che avevo costantemente attacchi di panico, cioè avevo proprio una situazione di ansia totale e sono stata... Cioè, facevo un percorso terapeutico da una psicoterapeuta, sono stata anche da una psichiatra, cioè proprio con la cosa, cioè, ditemi che ho una malattia, datemi qualcosa, perché cioè, qui non c'è verso di uscire da questa situazione. E il risponso è stato: no, sei sana, hai un malessere, devi superare questo malessere. E io però quel giorno lì, quella sera, tornai a casa e dissi: io non ce la faccio. Cioè, non c'è via d'uscita da questa cosa, e mi avevano dato insomma delle sostanze per gestire questi attacchi di panico, e io pensai bene di bermi tutta questa sostanza. Devo dire una cosa, arrivai a un certo punto, io riempii un bicchiere come questo, lo riempii tutto, arrivai a berlo fino a metà, il resto poi lo buttai, perché non so, in quel momento di disperazione dentro di me si è risvegliata una forza e mi sono detta: non può finire così, non può finire tutto così. Ho buttato il restante liquido, però ero stanca, mi sentivo mancare, mi sono messa a letto e mia madre, dopo poco è tornata dal lavoro, dopo 8 ore di lavoro. Lei non poteva assolutamente sapere quello che io avevo fatto, anche se, vabbè, mi aveva vista, sapeva in che stato ero, però sai quelle cose che poi arrivi a capire dopo, c'è lo Spirito Santo lì che agisce. Mamma si è affrontata subito in camera, mi ha visto che ero a letto, in un'ora comunque non sarei andata a dormire, e ha capito subito. Ha trovato subito il flaconcino vuoto e io ricordo solo che mi ha caricata a macchina e poi ho il vuoto. Io ricordo solo di essermi svegliata il giorno dopo nel mio letto ed ero viva. Dopo una serie di flebo.
ero ancora su questa terra e non ero contenta di questa cosa, tra l'altro. Però cominciavo a capire che qualcosa dovevo fare, cominciavo a capire che se ci sono ancora un motivo ci deve essere. Allora lì ho cominciato a tagliare quei rapporti che non andavano e poi mi ricordo da lì siamo arrivati ad agosto e io mi ricordo di aver passato questo intero mese al mio paese di origine, che io sono salernitana. E lì ho avuto la fortuna comunque i miei zii sono molto credenti e mi parlavano sempre di Gesù, mi parlavano sempre di Dio. Io mi ricordo che stavo con questo Vangelo in mano, leggevo i Vangeli, non comprendevo nulla, però sentivo pace, una pace che non mi spiegavo, che non era normale, perché le avevo provate tutte. Però solo leggere quelle parole mi dava pace. Allora lì incominciai a capire che doveva esserci qualcosa e incominciai ad avvicinarmi. Io ricordo che mia zia mi fece fare una piccola preghiera, tipo di accettazione, non so come definirla, però mi ricordo che la fece anche così tanto per fare, però ricordo che in quel momento qualcosa dentro di me cambiò. Quest'anno, perché comunque è passato un anno, ho capito tante cose di me. Ho capito tante cose del mio passato e ho capito veramente cosa vuol dire quando Dio ti chiama. 2 cose voglio aggiungere a questa cosa qui. Uno è il perdono. Io per tanti anni ho odiato questa persona, ho desiderato tutti i giorni che morisse, perché mi aveva rovinato la vita. Poi a un certo punto, in quest'anno, in preghiera, mi sono resa conto che io non potevo continuare a tenere questo risentimento perché mi danneggiava e basta, era veleno. Ho messo in preghiera questa cosa, ho detto Signore dammi la forza di perdonare questa persona. E non è stato subito tac, facile. Poi, dopo aver fatto questa preghiera, mi sono avvicinata sempre di più, ho cercato di capire e soprattutto ho visto anche nelle reazioni degli altri che mi parlavano delle loro storie, nel confrontarmi con gli altri, ho veramente capito il concetto di amore. L'amore di Dio, l'agape, cioè quell'amore incondizionato, che penso che sia l'unica cosa che veramente ci porta alla salvezza. Tramite questo allora sono arrivata a capire che l'unica maniera che io potevo avere per perdonare questa persona era comprendere l'amore di Dio. È un percorso che sto facendo, un percorso che la mia chiesa mi sta aiutando a fare, i miei amici che ho conosciuto in chiesa mi stanno aiutando a fare, e anche le persone che mi sono state vicino, anche fuori dall'ambiente, diciamo, ecclesiastico. Esatto, però anche quelle persone che tuttora mi sono vicino, cioè riesco veramente ora a capire che cos'è veramente questo amore, anche se poi penso che realmente comprendere davvero l'agape di Dio per noi è impossibile, però è l'unica cosa che ci salva, ragazzi. Sì, la relazione anche proprio con la Chiesa, l'appartenere a un corpo, no? Anche con altri ospiti ne abbiamo parlato. E durante tutto questo periodo, quindi dall'abuso al tentativo di suicidio, tu comunque un pochino frequentavi la Chiesa o proprio non andavi mai, non ne avevi sentito parlare, com'era? Allora, io per un periodo ho frequentato la chiesa, mi sono avvicinata, avevo cominciato a frequentare il gruppo giovani, però non avevo trovato veramente una direzione. Io cercavo qualcosa, ma non trovavo in quel momento. Forse non era neanche il momento giusto. Fatto sta che poi io mi sono allontanata, cioè ho avuto quel momento in cui ho cominciato a leggere, ho cominciato a chiedere, ho cominciato ad avvicinarmi, ho avuto pace e ho pensato che quello mi bastava. E allora poi mi sono allontanata e ho ricominciato a fare la vita di prima. Il problema è che poi tutti questi fantasmi sono tornati. Sì. Ma tu in tutto questo comunque
diciamo, sapevi, credevi che qualcuno, che addirittura Dio, potesse aiutarti a uscire da tutte queste cose, o proprio pensavi che non ci fosse nessuna soluzione, cioè che non ci fosse speranza per la tua vita, ecco, di uscire da tutte queste situazioni che stavi affrontando? Allora, quando sono tornata ufficialmente, lì per me è stato un ultimatum. Cioè, ho detto, ci riprovo, lo cerco, perché mi ero data un termine. Cioè, anche di là il pensiero si era rifatto di nuovo vivo. E io mi trovavo in una situazione in cui di qua c'era un burrone e di qua c'era la mia ultima speranza, che era Dio. A quel punto ho detto, è l'ultima spiaggia, ci provo. Se poi non va bene, c'è il burrone. È andata bene. Ora, così magari è un po' Sì. un pochino sottile da spiegare, però a un certo punto io nella mia vita mi sono veramente ritrovata che stavo su un filo di un rasoio. Non avevi tante scelte, ecco. Cioè, Mm, due strade. Due O strade, una. sì. E tante volte è così. Non è solo una questione, secondo me, di insicurezza. Cioè, io ho combattuto tanto con la mia insicurezza, con non sentirmi a posto, con non sentirmi degna. E ho fatto tanti errori, ne ho pagate le conseguenze. Però arrivi a un certo punto in cui, almeno io, da parte mia, ti devi aggrappare a qualcosa. L'uomo può fare fino a un certo punto, poi devi cercare qualcos'altro. E per me quel qualcos'altro è stato Gesù. Io volevo chiederti, dato che prima hai parlato che tu hai affrontato varie delusioni, no, dalle persone, che consiglio potresti dare alle ragazze magari anche più piccole che hanno affrontato magari varie delusioni e non sanno come uscirne o che magari si sentono il mondo crollarle addosso? Cosa potremmo dire a queste ragazze? Cos'è la cosa a cui si possono aggrappare, diciamo? Allora, sicuramente io consiglio a quelle ragazze che stanno passando un momento del genere, quindi hanno avuto una grossa delusione, che sia da un'amica, che sia da una relazione, di non gestire questa cosa da soli. Non si può gestire questa cosa da soli, bisogna farsi aiutare. Sicuramente l'aiuto da un punto di vista psicologico è fondamentale, quindi affiancarsi a uno psicoterapeuta, comunque a una figura che si occupa di questa cosa qui. Nel mio caso, io ho visto però che anche proprio curare la parte spirituale è importantissimo, perché sì, c'è tutta una parte di comportamenti, di atteggiamenti mentali da sistemare, però c'è tutta una parte anche di, diciamo, atteggiamenti spirituali che è importante sistemare. È importante riguardare, è importante rimettere in ordine determinati atteggiamenti spirituali e sicuramente avvicinarsi anche a una comunità cristiana aiuta tantissimo, perché ti aiuta proprio anche a rifare proprio un focus su te stessa, quindi riprendere in mano, cioè capire tu chi sei. Per questo parlavo dell'amore di Dio, perché magari io ho vissuto delle volte nella vita dei momenti in cui io mi sentivo uno schifo, perdonate il termine, però proprio uno schifo, cioè non mi piacevo, non mi vedevo. Poi mi ha fatto riflettere tanto una cosa che ritroviamo spesso nella parola di Dio, che noi siamo sue opere stupende, che Lui ci ha fatti in un modo meraviglioso. Noi non arriviamo a vederci come ci vede Lui, ma se solo per un attimo riusciamo a captare come Lui ci vede, quello è già un piccolo passo su cui lavorare. Quindi ricominciare proprio da riprendere fiducia in sé. Cioè non sei un errore, non sei sbagliata. Non sei sbagliata se una relazione è fallita, non sei sbagliata se un'amica ti ha voltato la faccia, perché c'è qualcuno che ti ama soprattutto e sei importante per lui e ti ha messo su questa terra per uno scopo. Io nel mio caso sto cercando di capire qual è il mio. Penso sia veramente un consiglio d'oro, no? Questo, e un bel incoraggiamento, anche perché credo posso solo
provare ad immaginare, no, che anche per una ragazza, anche i ragazzi che magari subiscono qualsiasi tipo di abuso fisico, psicologico, uno dei primi pensieri poi che ti viene è quello proprio della perdita, no, di valore. Proprio penso che ci si senta come svalutati, no, quasi. E quindi bello ciò che hai detto, sì, ciò che troviamo anche nella Bibbia, che è la parola di Dio, e proprio per Lui siamo preziosi, siamo importanti. È bello anche il discorso delle relazioni, no, con la Chiesa, perché poi nelle relazioni con la Chiesa conosciamo di più Dio, e conoscendo di più Dio conosciamo poi di più anche noi stessi e troviamo il nostro valore. Quindi grazie davvero per questi consigli, grazie per questo incoraggiamento. Cosa diresti in particolare a chi magari ha pensieri invece di suicidio, no? Pensieri che comunque hai avuto tu, hai affrontato tu? Cioè, qual è la cosa forse migliore da fare? No? Non so nemmeno come chiedertelo, ecco. Allora, io a un certo punto ho capito una cosa, che sono stata salvata. Potevo non essere qui. E il punto è, quando uno ha pensieri di suicidio, è difficile dare un consiglio, perché in quel momento il dolore che provi è talmente grande, il vuoto che provi è talmente grande che ti include. Il punto è, l'unica cosa che mi sento di dire è: non ci provate. Non ci provate, perché a me è andata bene, ad altri non è andata bene. Io ho perso un amico nel 2020 e questa è una di quelle cose che lì veramente ho capito che ero stata salvata. E una delle cose che non mi spiego è perché non è stato salvato pure lui. Purtroppo io non ho la risposta per questa cosa qui. Però questa cosa mi ha fatto capire che se c'è un consiglio che posso dare a una persona che sta pensando di fare questo passo, non ci provare, perché puoi perdere tanto. Quello che devi fare è rivolgerti a qualcuno. Cerca aiuto, non avere vergogna, non avere paura, cerca aiuto. Un genitore, un amico, un insegnante, chiunque, ma non ci provare, perché se non hai la fortuna o la grazia di essere salvato, perdi tanto. Non perdere la possibilità di vedere cosa può succedere nella tua vita. Solo questo mi sento di dire. Poi per concludere volevamo chiederti qual è il personaggio biblico che ti piace di più, al quale magari ti ispiri, e perché? Allora, il mio personaggio biblico è un personaggio femminile, è Maria Maddalena. Mi è sempre piaciuta lei perché l'ho sempre vista un po' come una donna molto molto forte, perché comunque aveva un passato tragico, passato di abusi, e una donna che ha vissuto tanti anni nel peccato, ma il Signore quando l'ha vista, l'ha trovata, l'ha chiamata a sé, l'ha scelta. E lei è uno di quei personaggi femminili poi che ha avuto secondo me una grande rilevanza, visto che è stata la prima persona, donna poi tra l'altro, che l'ha visto quando poi lui è risuscitato. E quindi io mi sono sempre un po' rapportata a lei, perché ho pensato come si poteva sentire lei, quanto si poteva sentire sporca, non degna, eppure il Signore l'ha scelta e gli ha dato questo bellissimo ruolo. E quindi io ho sempre pensato a lei come veramente una persona a cui è stata data veramente una seconda possibilità. Grazie davvero per tutto, per essere stata qua con noi. Scusami, volevo farti un'ultima domanda, no? Riguardo, se ripensavo a ciò che hai detto del perdono. Quanto senti che questo, diciamo, questo desiderio e questo tentativo, no, di perdono
nei confronti comunque di chi ti ha causato una ferita, una sofferenza, quanto credi che ti stia facendo bene? Allora, perdonare questa persona mi sta aiutando a liberarmi da quel veleno che io ho covato per anni, perché avere risentimento, disprezzare, odiare qualcuno per anni causa più danno a noi che questa persona. L'odio non porta a niente se non a facilitare l'autodistruzione. Perdonare è una delle cose più difficili da fare. Perdonare gli altri, la cosa più difficile poi è perdonare se stessi. Io a un certo punto mi sono resa conto che dovevo perdonarmi per gli errori che ho fatto, dovevo perdonarmi per aver odiato così tanto, dovevo perdonarmi anche per non essermi amata, per non essermi valorizzata, tanto da tentare di togliermi la vita. Perdonare è fondamentale. Perdonare gli altri, ma soprattutto se stessi, che è la cosa più difficile da fare. Ci sto lavorando. Certo, è un percorso, però ecco, veramente il perdono libera ancora prima di liberare gli altri, libera noi stessi, no? Quando Esatto, poi sì. riusciamo a rilasciarlo. Grazie ancora per essere stata qua, per ciò che hai condiviso con noi, con chi ci ascolta, chi ci guarda. È stato veramente un onore averti qui. E grazie a voi che siete arrivati a questo punto, che ci guardate, ci seguite. Vi ricordiamo di lasciare mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Qui sotto in descrizione lasciamo tutti i link del sito web della nostra chiesa, dei nostri social, e vi invitiamo anche a condividere questo video, questo audio, a seconda di dove ci state guardando, ascoltando, con i vostri parenti, amici, conoscenti, in modo che raggiunga più persone possibili e che più persone possibili possano essere aiutate, se ne hanno bisogno, da questi preziosi consigli e queste storie che vengono veramente condivise col cuore con noi. Quindi grazie di essere stati qua, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao!